i 10 migliori fighter di Muay Thai attualmente in attività. That's all you can do. Ciao a tutti ragazzi, io sono Claudio, sono un grandissimo appassionato di Muay Thai, un fighter, e qua sul web da un bel po' di anni divulgo tutto quello che c'è da sapere sulla Muay Thai e attorno alla nostra disciplina, quindi viaggi in Thailandia, Muay Thai, cultura thailandese, eccetera, eccetera, eccetera. In questo video vi voglio spiegare e voglio fare una classifica dei migliori 10 fighter in attività ad oggi. Devo fare alcune premesse. La classifica ovviamente sarà, come tutti i contenuti su questo canale, sarà filtrata dal mio punto di vista. Ok? Quindi, se nella classifica manca qualche fighter, sarei felice che tu in prima persona andassi sotto nei commenti a scriverlo e a scrivermi il tuo parere su questa classifica, così facciamo anche una discussione interessante nei commenti e ci confrontiamo. Mi dite la vostra. Ok, altra cosa importante da dire su questa classifica, è una classifica prettamente concentrata sulla Muay Thai. Ci concentreremo su One Championship. Perché su One? Perché ragazzi, voi sapete il mio parere su One Championship, sapete che non sono diciamo il loro migliore amico, tuttavia ad oggi i migliori atleti di Muay Thai esistenti attualmente in attività performano in One. Tra l'altro One da poco ha preso anche il Lumpini per fare ogni venerdì un evento, e quindi molti degli atleti che magari erano anche fermi nell'epoca successiva al Covid hanno ripreso a essere in attività, perché One è comunque una piattaforma interessante per atleti competitivi. Ok, basta chiacchiere, entriamo nel vivo di questa classifica. Al 10° posto io metto la Stamp Fairtex. Perché mettiamo la Stamp al 10° posto? Perché sicuramente è un atleta molto forte. Ovviamente ragazzi, gli atleti che performano in One sono tantissimi. Essere messa al 10° posto di questa classifica non vuol dire che fai schifo, sei performante e entri nella top 10. E secondo me la Stamp merita di entrare nella top 10. Perché non la metto in un posto più alto rispetto al 10°? Perché secondo me ci sono altre atlete donne più competitive di lei attualmente. È vero che i suoi ultimi combattimenti li ha vinti, anche quello di Muay Thai contro la Annie Jaronsak, tuttavia secondo me non ha straperformato contro Annie e quindi non mi sento di metterla più avanti nella classifica. Vedremo chi sono le altre donne secondo me più performanti rispetto a lei in questo momento, magari non in grado di batterle, però più performanti e attualmente più competitive, che con una giusta crescita potrebbero batterle. Al nono posto io metto Super Bowl. Ragazzi, Super Bowl è un gran campione di Muay Thai, chi è appassionato della nostra disciplina già da ben prima di One Championship dovrebbe conoscerlo, famosissimo per le sue spazzate, e ha fatto l'esordio, se non sbaglio, in One qualche settimana fa contro un grande campione di Muay Thai che è Conklai Any Muay Thai. Ha fatto l'esordio con lui, lo ha battuto e insieme hanno dato vita a un combattimento degno del nome Muay Thai, nonostante fosse combattuto nel 3x3, perché i due hanno veramente portato un combattimento molto interessante anche a livello di clinch, cosa strana da vedere in One Championship, e hanno fatto un clinch veramente interessante da studiare. Infatti ci ho fatto un video dedicato proprio all'argomento clinch e vi consiglio di andare a vederlo se vi interessa questo argomento. All'8° posto io vi metto Muay Thai di Elbow Zombie, che ha combattuto venerdì scorso contro Kulabdam, mandandolo KO con una delle sue gomitate fantasma. Infatti Kulabdam è soprannominato di Elbow Zombie proprio per la sua capacità di infilare le gomitate a una distanza strettissima e in una maniera quasi invisibile per l'avversario. Muay Thai non aveva fatto un esordio fantastico in One Championship, proprio come
Kulabda, ma adesso piano piano si sta rivalutando e secondo me attualmente è un fighter molto competitivo. Ragazzi, una cosa che non ho detto nelle premesse iniziali: questa qua è una classifica pound for pound, quindi non stiamo andando a vedere, non è un ranking per peso, vi sto dicendo secondo me quali sono gli atleti più forti pound per pound, quindi oltre i pesi, ok? I più competitivi attualmente adesso praticamente aprile 2023. Ok, al settimo posto io voglio mettere un atleta che secondo me non è al top della sua condizione e secondo me non è al top della sua competitività, ma comunque a One secondo me risulta e può diventare ancora più competitiva di quello che già è. Vi sto parlando di Sexan. Perché vi dico che non è al top della sua competitività secondo me? Perché io, ragazzi, l'ho visto combattere nel 2019 a Rajadamnern Stadium contro Yodlekpet, un atleta veramente formidabile, e lì era al top, era un altro Sexan rispetto adesso. Perché l'ho voluto mettere al settimo posto? Perché l'ho voluto mettere in questa top 10 a Sexan? Perché Sexan ogni match, in ogni cazzo di match, lui riesce a dare l'anima. In ogni suo colpo vedete tutta l'energia, tutta la forza di quest'uomo, che infatti viene soprannominato come l'uomo che non arretra mai. Voi guardate ogni suo match e ogni suo match è un cazzo di bagno di sangue. Mi piace come combatte? No, non mi piace come combatte. Riesce a entusiasmare il pubblico? Sì, Sexan riesce a entusiasmare il pubblico. Funziona sul ring? Sì, ragazzi, Sexan funziona e in One Championship sta funzionando. Ha fatto 2 incontri al Cardiopalma dove ha buttato fuori tutto, sono stati tutti e due bagni di sangue e li ha vinti entrambi, e nella prima volta ha vinto pure il bonus dei 50.000 dollari, quindi vuol dire che al pubblico e ai vertici di One è piaciuto molto. Io reputo che Sexan potrebbe dare ancora tanto, anche se secondo me è in una fase calante della sua carriera. L'ho voluto inserire proprio per questo, un atleta che spacca. Amici, breve interruzione, devo rendere onore allo sponsor del video, che è Tecniche dei Campioni. Devo rendere onore agli studenti che hanno acquistato e si stanno allenando con Tecniche dei Campioni, perché facendo così stanno sostenendo il duro lavoro che io faccio qua sul web, sulla Muay Thai e sulla Thailandia. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un video corso con decine di schede d'allenamento, programmi dove vi spieghiamo come gestire le varie tipologie di fighter, programmi con combinazioni di colpi prese estrapolate dai grandi campioni. C'è un videocorso dedicato alle basi all'interno, c'è un videocorso strategico, ci sono schede d'allenamento, e acquistando Tecniche dei Campioni sostenete il duro lavoro che si fa qua sul web. Quindi, ragazzi, se volete delle schede d'allenamento per migliorare, delle schede d'allenamento e dei programmi per migliorare il vostro approccio al combattimento e alla Muay Thai, e volete anche sostenere il lavoro che facciamo qua sul web, acquistate Tecniche dei Campioni. Va bene, marchetta fatta, sponsor presentato, e continuiamo con questa classifica. Al sesto posto, l'ho nominato poco fa, mettiamo Yodlekpet, che ha fatto da poco il suo esordio in One Championship. Poi ha fatto già un altro combattimento, entrambi i match vinti per KO. Ragazzi, Yodlekpet è un atleta formidabile e, parola mia, segniamoci questo video, da qua a un annetto lo vedremo combattere per il titolo di One, e secondo me è uno dei pochi fighter nel circuito di One Championship che ha tutte le capacità e le carte in regola per battere Rodtang. Sì, proprio lui. Al quinto posto voglio mettere un'altra donna, e ovviamente sto parlando di Alicia Rodriguez, Alicia Phuket Fight Club, che ha appena fatto il ritorno in One Championship battendo Janet Todd, battendola molto bene e aggiudicandosi di nuovo la cintura di One, cintura che aveva strappato dalle mani della Stamp Firetex, motivo per cui ho voluto mettere più avanti Alicia che è la Stamp. Alicia ritorna ai combattimenti dopo un periodo di fermo, perché è appena diventata mamma da 1 o 2 annetti a questa parte, adesso non vi so dire esattamente quando, e ritorna in grande stile, ritornando a essere campionessa.
Ok, adesso entriamo nei vertici di questa classifica. Tenetevi forti perché so che farò discutere adesso. Chi è che metto al quarto posto? Al quarto posto, ragazzi, io metto Rotang. Sì, Rotang non lo metto al primo posto. So che molti di voi se lo sarebbero aspettati al primo posto, ma io lo metto al quarto per diversi motivi. Primo motivo, il fatto che ha paccato Super Lek nel match del 24 marzo, cosa che mi ha fatto veramente girare le palle, raga. Mi ha fatto girare le palle perché attendevo il match tra Super Lek e Rotang e vederlo paccare mi ha fatto un po' incazzare. Poi, tolta questa cosa, ci sono secondo me atleti che meritano di più la vetta in questa classifica e adesso vedremo chi sono. Due parole riguardo il match tra Super Lek e Rotang. Molti l'hanno trollato dicendo hai paura di Super Lek, hai paccato il match perché ti sei appena sposato, bla bla bla, tutte cazzate, ragazzi. Un campione come Rotang non pacca l'ultimo perché si è appena sposato, non è uno svogliato e non ha paura di Super Lek. L'abbiamo visto combattere con atleti di un livello altissimo. Rotang non si tira mai indietro. Il motivo per cui ha paccato il combattimento è semplice: allenandosi si è infortunato. Essendo il match di Rotang contro Super Lek un match di K1, Rotang si stava allenando di pugilato con un grande campione di pugilato thailandese e la pressione degli allenamenti è stata troppa. Secondo me ha esagerato con gli allenamenti e gli è uscito un hernia al disco, motivo per cui ha provato anche a prendere dei farmaci. I medici gli hanno consigliato dei farmaci ma non hanno sortito il giusto effetto e il giusto recupero. E per preparare un match contro Super Lek, un atleta leggermente più pesante di lui, con un'esperienza quasi al suo livello, Rotang voleva essere al 100%, quindi ha dato forte, cosa ripeto che non mi è piaciuta, però che posso capire. C'è andato di mezzo il poverino di Williams che come un vero leone ha affrontato Super Lek e si è preso anche un brutto capo. Va bene, chi mettiamo al terzo posto? Sopra Rotang io voglio mettere Tawanchai. Sì, voglio mettere Tawanchai. Tawanchai, ragazzi, ad oggi è uno dei miei fighter preferiti. Mancino, uno stile impeccabile, pulito, faccia da bravo ragazzo. So che non c'entra, comunque ci sta e spacca i culi. È praticamente imbattibile in One Championship, non sta riuscendo nessuno a batterlo. L'unico che l'ha battuto è stato City Chai. Però raga, su quel match io avrei un po' da dire. È stato un po' una farsa, è stato più uno sparring che un vero e proprio match. Secondo me non ci sono stati fasi accese di quel match. Secondo me se avessero spinto davvero la vittoria avrebbe potuto andare tranquillamente nelle mani di Tawanchai. Tawanchai sta praticamente battendo tutti gli avversari per KO e si merita il terzo posto nella nostra classifica. Chi voglio mettere al secondo posto? Al secondo posto mettiamo ovviamente Super Lek, che è vero, il match che ha vinto contro Williams, l'ultimo è stato di K1, tuttavia compete anche nella Muay Thai in One Championship. Ero molto indeciso, ragazzi, se metterlo al secondo o al terzo posto, quindi metterlo primo dopo di Tawanchai. Ho deciso di metterlo semplicemente al secondo posto perché ha appena combattuto e ha super performato, solo per questo. Però possiamo mettere pari merito nella classifica, in questa mia classifica, Tawanchai e Super Lek. Quindi sono molto indeciso, nella mia mente in questo momento, ora che sto registrando, metterei Tawanchai al secondo posto piuttosto che al terzo. Vedete, sono due posizioni che questi due atleti qua che nella mia classifica ballano. Va bene, andiamo al primo posto. Chi vince in maniera decisa e incontrastata questa classifica? Per me, ragazzi, la vince Nongo. Attualmente il miglior fighter, secondo me, che One Championship ha. Io lo reputo imbattibile. Ha tutte le caratteristiche che un fighter dovrebbe avere. Sa essere aggressivo, combatti in maniera intelligente, ha una potenza devastante nei colpi. Ragazzi, Nongo secondo me è il miglior atleta che c'è, e se non ci fosse
il discorso dei pesi, tutti, mettiamo che tutti questi atleti avessero lo stesso peso, tutti questi della top 10, come ho detto, io credo che Nongo li batterebbe tutti dal primo all'ultimo. L'unico che potrebbe mettere in difficoltà io credo che sarebbe Tawan Chai. E nulla, questa è la mia classifica, ragazzi. Seguite il canale, ricordate di sostenere il mio canale acquistando tecniche dei campioni. E ci vediamo domani con un altro video dedicato alla Muay Thai o alla Thailandia. Fatemi sapere nei commenti quello che pensate di questa classifica e fatemi sapere secondo voi se ho dimenticato qualcuno e che avrei dovuto inserire oltre a questi che ho detto. Ciao ragazzi! Thank you very much.